Benvenuti alla seconda puntata di Viaggiatori. Abbiamo visto come le esplorazioni della seconda metà del Settecento avessero portato alla scoperta di nuove terre esotiche e alla creazione di nuove tecnologie, utili per la navigazione ma non solo. Gli europei, sulla spinta di diari di bordo e racconti di viaggio, dimostravano di essere sempre più interessati alla scienza ma anche alla natura di quelle terre lontane. Con l'Ottocento in particolare, una generazione di grandi naturalisti, soprattutto inglesi, ma in realtà provenienti da tante nazioni europee, compresa l'Italia, ci avrebbe aiutati a capire quali fossero le leggi che portavano alla nascita, alla diffusione e alla sopravvivenza di nuove forme di vita. E questa è una delle loro storie più belle. Il lavoro del naturalista era nella maggior parte dei casi un privilegio riservato a pochi. Lo studio di animali e piante era spesso associato ad altre attività, come quella del medico, e in molti casi quei pochi fortunati che potevano affrontare viaggi in terre lontane alla ricerca di nuove specie da osservare e di reperti da raccogliere dovevano fronteggiare grandi rischi. E i pericoli non erano legati soltanto ai lunghi viaggi per mare. Avventurarsi nell'entroterra spesso significava esporsi a malattie pericolose e per le quali non c'erano cure, oltre al rischio di dover fronteggiare popolazioni native che non erano mai entrate in contatto con l'uomo europeo e che non sempre erano amichevoli. Ci volevano insomma tanta competenza e anche tanto coraggio. In questo contesto, in cui pochi uomini solitamente benestanti e dell'alta borghesia potevano dedicarsi allo studio della natura di terre lontane, le vicende di questo scienziato sono un caso decisamente insolito. Nonostante infatti le sue umili origini, il coraggio, e qualcuno potrebbe dire anche l'incoscienza, e la sua grande dedizione furono un elemento costante che caratterizzò la sua vita e che lo portò a realizzare notevoli imprese e a fare grandi scoperte. Tra le sue grandi intuizioni ci fu anche una teoria, sviluppata in maniera del tutto indipendente, che avrebbe segnato per sempre il nostro studio del mondo naturale. Sembra triste che creature così meravigliose debbano trascorrere la propria vita ed esibire la loro bellezza solo in queste selvagge regioni inospitali, mentre dall'altro lato l'uomo civilizzato non dovrebbe mai raggiungere queste terre lontane. Possiamo essere certi che disturberebbe così bene le relazioni ben equilibrate della natura organica e inorganica da causare la scomparsa e infine l'estinzione di questi stessi esseri la cui meravigliosa morfologia e bellezza egli solo è adatto ad apprezzare e godere. Questa considerazione ci dice molto chiaramente che tutti gli esseri viventi non sono stati fatti per l'uomo. Se guardiamo un mappamondo o una carta geografica dell'emisfero orientale, noteremo tra l'Asia e l'Australia un certo numero di isole grandi, piccole e connesse tra loro, che formano un gruppo distinto da quelle enormi masse di terra con le quali non hanno che un minimo collegamento. Situata sopra l'equatore e bagnata dalle tiepide acque dei grandi oceani tropicali, questa regione gode di un clima più uniformemente caldo e umido di qualsiasi altra parte del globo o quasi, e brulica di forme naturali altrove sconosciute. I frutti più costosi e le spezie più preziose nascono qui. La regione produce i giganteschi fiori della Rafflesia, le grandi ornitoptera dalle ali verdi, regine tra tutte le tribù delle farfalle, l'antropomorfo orango e i meravigliosi uccelli del paradiso. È abitata da una razza umana particolare e interessante, i malesi, che non si trovano da nessun'altra parte oltre i limiti di questo gruppo insulare, al quale, per questo motivo, è stato dato il nome di arcipelago malese.
Alfred Russel Wallace nacque vicino a Usk, nell'attuale Galles, l'8 gennaio 1823. Era il figlio di Thomas Vere Wallace e Mary Ann Greenell ed era l'ottavo dei 9 figli della coppia. Suo padre era di origine scozzese e si dice avesse una lontana parentela con il celebre William Wallace. Pur avendo studiato da avvocato, Thomas Wallace non esercitò mai la professione e lentamente dilapidò il patrimonio familiare che aveva ereditato. Questo comportò problemi economici per la famiglia, al punto che Alfred dovette abbandonare la scuola a soli 14 anni per andare nel Bedfordshire a lavorare come agrimensore con suo fratello maggiore William. I 2 fratelli lavorarono insieme per 6 anni e mezzo e durante questo periodo nel giovane Alfred crebbe l'interesse per il mondo naturale. Durante le loro attività in campagna, il ragazzo voleva identificare e classificare le piante che incontrava. Iniziò quindi a comprare guide per il loro riconoscimento e cominciò a raccogliere esemplari da conservare, dando il via a una collezione che nel tempo sarebbe diventata maestosa. Nel 1843 Wallace si trasferì a Leicester per insegnare in una scuola. La città aveva a disposizione una biblioteca molto fornita, che divenne una delle sue mete preferite. Qui, da autodidatta, approfondì la conoscenza delle scienze naturali, lesse libri di viaggio e anche di economia, in particolare il Saggio sul principio di popolazione di Thomas Malthus, che lo colpì profondamente e che lo avrebbe influenzato anche in futuro nei suoi studi sul mondo naturale. Fu probabilmente qui, nella biblioteca di Leicester, che Wallace incontrò Henry Walter Bates, un altro giovane appassionato di natura che ben presto lo coinvolse nello studio e nella raccolta degli insetti, in particolare coleotteri. Inaspettatamente, nel 1845 William morì a causa di un'infezione e così Alfred dovette tornare a Neath insieme a suo fratello John per gestire l'attività di agrimensura, rimasta sguarnita. Ben presto però capì che il lavoro di amministratore non faceva per lui, soprattutto alcuni suoi aspetti come la riscossione dei crediti. Ma verso la fine del 1847 e i primi mesi del 1848 le sue ricerche lo portarono al suo primo grande viaggio. Ispirato dal libro A Voyage Up the River Amazon di William Henry Edwards, Wallace propose a Bates un'esplorazione del bacino del Rio delle Amazzoni, dove avrebbero potuto raccogliere insetti, uccelli e altri animali per studiarli a fondo. Per finanziare la spedizione avrebbero venduto i reperti doppi ai collezionisti. Ai tempi, infatti, grazie al grande fermento culturale dell'Inghilterra vittoriana e al costante arrivo di piante e animali provenienti da terre straniere, non era difficile trovare tanti appassionati disposti a spendere cifre considerevoli per acquistare una farfalla esotica essiccata o una pelle di uccello raro. Lo scopo principale, però, non era arricchirsi. Come scrisse Wallace in una lettera a Bates, comincio a sentirmi molto poco soddisfatto di una mera collezione locale. Si può imparare ben poco da essa. Mi piacerebbe scegliere una sola famiglia da studiare per intero, principalmente con un occhio alla teoria sull'origine delle specie. In questo modo sono fortemente convinto che si potrebbero ottenere risultati concreti. E così il 25enne Alfred Russel Wallace e il 23enne Henry Walter Bates, senza aver mai messo piede fuori dalla Gran Bretagna, il 26 aprile del 1848 salparono da Liverpool, diretti verso il Sud America, diretti verso l'Amazzonia. La nave arrivò a Pará, l'attuale Belém, il 28 maggio. I 2 si avventurarono nella giungla per raccogliere campioni di vario genere, vivendo in una villa nei pressi della città, ma dopo alcuni mesi, di comune accordo, decisero di esplorare aree diverse. Wallace si avventurò lungo il corso centrale del Rio delle Amazzoni e il Rio Negro. Viaggiò anche lungo il suo affluente Waupes, spingendosi più in là di qualsiasi altro esploratore occidentale prima di lui. Creò anche delle mappe accurate dei fiumi, che vennero pubblicate dalla Royal Geographical Society quando tornò a casa e che divennero uno standard per gli anni a venire. Bates, invece, risalì il Rio delle Amazzoni fino a Óbidos, Manaus e poi verso Solimões. Nei primi mesi del 1852,
dopo quasi 4 anni trascorsi in Sud America, Wallace decise di tornare a casa, anche perché la sua salute cominciava a risentire della vita nella giungla. Aveva avuto numerosi attacchi di febbre gialla, soffriva di depressione e di perdita di energie e di appetito. Ciononostante, riuscì a ridiscendere il corso del fiume per tornare sulla costa. Passando per Barra, l'attuale Manaus, Wallace scoprì con disappunto che buona parte dei suoi reperti erano stati fermati alla dogana e non erano già stati spediti in Inghilterra. Dopo aver dichiarato il loro contenuto, Wallace si imbarcò sul brigantino Helen. Fece caricare sulla nave 6 grandi casse, cariche di reperti di storia naturale di ogni genere. Wallace partì il 12 luglio, alla volta dell'Inghilterra. Bates rimase invece in Brasile. Sarebbe rientrato in Inghilterra solo 7 anni dopo. Fino a questo punto, le vicende di Wallace ci fanno pensare al classico per aspera ad astra, un coraggioso scienziato che, nonostante le umili origini, riesce comunque a ottenere risultati prestigiosi nel suo campo, grazie alla tenacia e alla forza di volontà. Ma certe volte gli eventi sembrano accanirsi contro chi è già partito svantaggiato. E questo fu proprio il caso di Wallace, dato che durante il suo viaggio di ritorno dal Sud America, mentre trasportava buona parte dei preziosi reperti che aveva raccolto negli anni, la nave che lo trasportava prese fuoco e lentamente affondò. Wallace e l'equipaggio riuscirono ad abbandonare la nave sulle scialuppe di salvataggio, ma, a parte pochi appunti e disegni, tutto il resto del materiale raccolto nelle sue esplorazioni andò perduto per sempre. C'erano anche alcuni animali vivi, come pappagalli e scimmie, che Wallace voleva esibire di persona ai suoi colleghi inglesi. Era ancora un giovane e semisconosciuto collezionista di storia naturale, e i salotti scientifici di Londra erano poco interessati alle sue ricerche e tutte quelle farfalle, quei coleotteri e quegli animali che gli avrebbero aperto le porte di quel mondo non c'erano più. E non era ancora finita, visto che i naufraghi si trovavano nel cuore dell'Atlantico, in balia delle onde a bordo di un paio di cusci di noce, diretti verso le Bermuda. Dopo giorni di navigazione sotto il sole cocente, i naufraghi avevano terminato l'acqua potabile ed erano disperati. Ma il 15 agosto incrociarono il Jordeson, una nave commerciale che stava trasportando un carico di legno da Cuba a Londra. Vennero così tratti in salvo. Ma le disavventure non erano ancora finite. La nave era in pessime condizioni. Buona parte del suo scafo stava marcendo. Ci fu addirittura il rischio di ammutinamento, quando alcuni marinai portarono al capitano pezzi del legno del cassero completamente imputriditi. Il capitano Venables ascoltò e capì le lamentele, e così trasferì gli alloggi in una parte più sicura della nave. Pochi giorni dopo, la nave incontrò una violenta tempesta. Con i naufraghi a bordo, il Jordeson era fin troppo carico, e già di per sé non era un mezzo stabile. Ciononostante, la nave resse e infine, il 1 ottobre, Wallace e gli altri naufraghi arrivarono al porto di Deal in Inghilterra. Questo disastroso viaggio di ritorno era finito. Erano salvi. Wallace, dopo questa terribile esperienza, promise a se stesso di non viaggiare mai più per mare. Ma questa promessa, come vedremo, non venne mantenuta. E questo però fu decisamente un bene per la storia delle scienze naturali. Samuel Stevens, l'agente di Wallace, aveva fortunatamente pensato ad assicurare il carico di reperti di Wallace, che quindi riuscì a recuperare 200 sterline dalla sfortunata spedizione sudamericana. Nonostante tutto, il viaggio di Wallace non era passato inosservato, e anzi in questo periodo lo scienziato fu molto prolifico, pubblicando 6 articoli scientifici e 2 libri sulla natura amazzonica. Gran parte di questi lavori fu realizzato da Wallace basandosi sulla sua memoria, dato che ben pochi reperti e appunti si erano salvati. Lo scienziato iniziò a interessarsi a una nuova frontiera, questa volta in terre orientali. L'arcipelago malese, corrispondente alle attuali Singapore, Malesia e Indonesia, era una meta promettente. Poco tempo prima, l'esploratrice austriaca Ida Laura Pfeiffer aveva raccolto campioni di insetti in quelle terre. Erano stati venduti a prezzi molto alti in Europa dallo stesso agente di Wallace, Samuel Stevens. Nel 1853 Wallace scrisse a James Brooke, il Raja del Sarawak, che in quei giorni si trovava a Londra e che ben volentieri aiutò lo scienziato nel pianificare la sua nuova esplorazione.
Anche la Royal Geographical Society si interessò a lui, accettandolo come nuovo membro e organizzando il viaggio che lo avrebbe condotto in quelle terre. Durante questa breve permanenza in Inghilterra, mentre Wallace stava conducendo delle ricerche all'interno del British Museum, gli venne presentato uno degli scienziati più celebri e rispettati del suo tempo, Charles Darwin. I due discussero per alcuni minuti prima di salutarsi. Nessuno dei due poteva immaginare quanto le loro vicende si sarebbero intrecciate negli anni a venire. Wallace già conosceva e ammirava Darwin e sapeva che tra i suoi principali interessi c'erano i meccanismi che portavano le specie a cambiare, un argomento di cui anche lui era appassionato. Il 4 marzo 1854 Wallace, in compagnia del suo giovane assistente Charles Allen, si imbarcò a Southampton, diretto verso Singapore. Non si trattava di un viaggio diretto. La nave fece tappa a Gibilterra, poi a Malta e infine in Egitto ad Alessandria. Dopo un trasferimento in barca fino al Cairo, Wallace arrivò a Suez passando via terra. I lavori per il celebre canale sarebbero iniziati solo 5 anni dopo. Da Suez il viaggio fu di nuovo via mare, con tappe ad Aden e poi a Port de Galle in Sri Lanka e a Penang in Malesia, per arrivare infine a Singapore nel luglio del 1854. Difficile tracciare da lì in avanti tutti gli spostamenti fatti da Wallace nel corso di quei quasi 8 anni di permanenza nell'arcipelago malese. Wallace visitò, tra le altre, le isole di Sumatra, Giava, Bali, Lombok, il Borneo, Sulawesi, Halmahera, Ternate, Batchian, Timor, Ceram, le isole Aru e si spinse fino alla penisola di Vogelkop, conosciuta anche come Bird's Head, in Nuova Guinea. Wallace viaggiò in lungo e in largo tra le isole dell'arcipelago malese, compiendo qualcosa come 60 o 70 viaggi singoli, spesso su piccole imbarcazioni. Il suo lavoro di raccolta di campioni, all'inizio dedicato principalmente a coleotteri e farfalle, fu incessante. Al termine del suo viaggio, e non senza difficoltà, Wallace avrebbe riportato in Europa un numero impressionante di reperti. Quasi 110.000 insetti, 7.500 conchiglie, 8.050 pelli di uccelli, 410 esemplari di mammiferi e rettili. La prima parte del suo viaggio, tra Singapore, Giava, Sumatra, Bali e il Borneo, lo mise in stretto contatto con un tipo di fauna tipicamente asiatica, gli uomini della foresta, gli orangutan, che Wallace osservò con attenzione e dei quali descrisse con cura la loro vita arboricola. Entrò anche in contatto con alcuni popoli nativi che vivevano nel fitto della foresta pluviale, noti agli esploratori europei per essere cacciatori di teste. Ma Wallace, rispettando i loro usi e costumi e imparando la loro lingua, riuscì a interagire senza problemi. Tra le sue altre scoperte ci furono le rane volanti, animali in grado di planare da un albero all'altro grazie a delle membrane sviluppate tra le dita. Wallace fu il primo scienziato europeo a osservarle nei boschi della Malesia. La scoperta di animali così sorprendentemente adattati al loro habitat spinse Wallace a interessarsi sempre di più all'origine delle specie. Si dedicò in particolare alla distribuzione geografica degli esseri viventi e a come questa influisse sulla loro evoluzione. Ben presto Wallace formulò una legge, la cosiddetta Sarawak Law, che non spiegava ancora il meccanismo di selezione delle specie, ma poneva delle basi solide su cui riflettere. Questa legge recitava: ogni specie è venuta al mondo coincidendo sia nello spazio che nel tempo con una specie preesistente strettamente affine. In altre parole, le nuove specie compaiono come risultato dell'evoluzione di quelle esistenti, invece di apparire dal nulla. E per questo motivo tutti i tucani si trovano in Sud America, mentre tutti i buceri sono nel vecchio mondo. Sono imparentati tra loro e hanno un progenitore comune. Wallace associò la storia della vita a una sorta di grande albero genealogico. L'articolo contenente la Sarawak Law viaggiò verso Londra e dopo alcuni mesi venne pubblicato, senza però suscitare grande interesse. Lo stesso Darwin, che da quasi 20 anni aveva già ideato la teoria dell'origine delle specie per selezione naturale,
ma non aveva ancora avuto il coraggio di pubblicarla, lesse l'articolo di Wallace ma lo liquidò dicendo che non conteneva nulla di nuovo. A un certo punto il suo lavoro di raccolta di reperti spinse Wallace verso est, anche per motivi economici. Gli insetti non avevano lo stesso mercato delle pelli di uccello e alcune isole, in particolare la Nuova Guinea, erano la patria di alcuni tra i volatili più belli e misteriosi del mondo, gli uccelli del paradiso. Wallace non soltanto riuscì a trovarli e a descriverne varie specie, ma fu probabilmente anche il primo uomo occidentale a osservare le loro affascinanti e intricate danze di corteggiamento. Prima di puntare verso est, Wallace fece tappa a Bali, dove la sua Sarawak Law sembrava spiegare alla perfezione perché determinati animali vivessero lì. Tigri ed elefanti, ad esempio, esattamente come nelle terre asiatiche vicine. Ma poi, durante il suo viaggio verso la vicina isola di Lombok, quello che vide influì enormemente sulla sua visione del mondo naturale. Per quanto le due isole siano separate da poco più di 30 km di mare, infatti, i fondali sono estremamente profondi e le acque sono turbolente. Da questo stretto e profondo passaggio si insinuano le acque provenienti dall'Oceano Pacifico, mischiandosi con quelle dell'Oceano Indiano e creando onde violente e mareggiate continue. Anche se molto stretto, questo canale rappresenta una divisione nettissima tra le due isole. E in effetti, giungendo sano e salvo su Lombok dopo un viaggio tormentato, Wallace vide sull'isola una natura completamente diversa da quella che aveva incontrato fino ad allora. Non c'erano più tigri o elefanti, ma soprattutto c'erano i cacatua, pappagalli tipicamente australiani. Cosa ci facevano su un'isola lontana più di 1500 km dall'Australia? Wallace capì che la chiave di questo mistero fosse quel passaggio quasi invalicabile tra le due isole. Era stata la separazione a permettere alle isole di avere animali così radicalmente diversi. Wallace quindi tracciò una linea tra Bali e Lombok, che separava le terre popolate da tigri, elefanti e oranghi da quelle con cacatua, uccelli del paradiso e marsupiali. Questa linea sarebbe stata in seguito ribattezzata la linea di Wallace, dal celebre biologo Thomas Henry Huxley, colui che si sarebbe tra l'altro definito il mastino di Darwin. Wallace pose così le basi di una nuova scienza, la biogeografia, ossia lo studio della distribuzione delle specie nello spazio e nel tempo. Ma perché nel tempo? Un esempio ci viene dato proprio dalla linea di Wallace. Questo confine si sviluppa lungo un tratto di mare di profondità tale da non essersi mai disseccato, nemmeno durante l'ultima era glaciale. In passato, infatti, con l'avvento dei ghiacci, il livello delle acque si abbassò di un centinaio di metri rispetto a quello attuale, creando così ponti di terra tra le isole vicine che permisero alle specie di colonizzare nuovi territori. Ma il confine ipotizzato da Wallace rimase, e a testimoniarlo ci sono le differenze negli animali e nelle piante che ancora oggi vivono ai due lati della linea immaginaria. Proseguendo nel suo viaggio, Wallace ottenne ulteriori conferme alla sua legge. Nel 1856 raggiunse l'isola di Sulawesi, dove a una forte separazione dovuta, anche in questo caso, a fondali molto profondi, corrisponde una fauna del tutto unica. Sulawesi è ricca di specie endemiche, come il cusco ursino di Sulawesi, un marsupiale arboricolo, i piccoli primati del genere Tarsius, noti per le loro abitudini notturne e i grandi occhi, e il cinopiteco, un macaco diverso da tutti gli altri per la sua pelliccia nera, oltre a essere l'unico animale conosciuto, a parte l'uomo, a saper realizzare i selfie. Proprio in questo periodo Wallace venne contattato da Darwin affinché gli mandasse alcune pelli di uccello per aiutarlo nei suoi studi sull'evoluzione. Per Darwin, però, Wallace era soltanto uno dei tanti collezionisti a cui si rivolgeva per chiedere reperti di vario genere. Wallace comunque fu onorato dalla richiesta. Quello che ignorava era che Darwin aveva già sviluppato la sua teoria sulla selezione naturale, di cui non aveva mai parlato pubblicamente, ma soltanto in forma privata ad alcuni colleghi. Tra questi c'era il geologo Charles Lyell, uno dei più celebri scienziati della sua era, che già aveva messo in guardia Darwin su Wallace. Quello che sembrava solo un appassionato e un avventuriero avrebbe potuto soffiargli l'idea se non si affrettava a pubblicarla. Ma Darwin cercava di avere quante più prove a sostegno della sua teoria prima di presentarla.
Anni prima, il libro Vestigia della storia naturale della creazione, firmato dallo scozzese Robert Chambers ma pubblicato anonimo, aveva registrato un successo senza precedenti, al punto da essere letto anche dai reali d'Inghilterra. Questo libro parlava apertamente di evoluzione delle specie, mischiando però aspetti scientifici con folklore e ipotesi fantasiose e non dimostrate, come la possibilità di generare insetti dalle scariche elettriche. Fu uno straordinario successo editoriale, ma fu anche un disastro dal punto di vista scientifico. Darwin temeva un risultato del genere e per questo motivo aspettava. La sua teoria doveva essere dimostrata nei minimi dettagli, doveva essere inattaccabile. Wallace ignorava tutto questo, era semplicemente interessato all'origine delle specie e sapeva che Darwin era anche lui appassionato dell'argomento. Avrebbe potuto essere un suo corrispondente con cui confrontarsi, nel caso fosse giunto a qualche conclusione. E le conclusioni sarebbero arrivate per Wallace viaggiando ancora più a est alla ricerca degli uccelli del paradiso. Verso l'isola di Halmahera e l'adiacente cono vulcanico dell'isola di Ternate, le sue intuizioni sull'evoluzione avrebbero cambiato il corso delle scienze della vita. Qui osservò e scoprì una nuova specie di uccello del paradiso, la paradisea di Wallace, e vide da vicino le complesse danze di corteggiamento di questo animale. In Nuova Guinea, Wallace vide quanto forte fosse l'influenza della natura australiana in queste terre, al di là della linea immaginaria che aveva tracciato. C'erano i casuari, dei colorati corrispettivi australiani degli struzzi, e anche dei canguri, però arboricoli. Evidentemente, le fitte foreste dell'isola li avevano portati a questo adattamento. Il viaggio non fu semplice. Farsi strada tra fitte giungle inesplorate e viaggiare su piccole e instabili imbarcazioni erano solo alcune delle tante imprese che doveva affrontare regolarmente. Anche la conservazione dei campioni appena raccolti era complessa. Formiche e altri insetti cercavano di mangiarseli e certe volte quei preziosi cimeli erano rubati dai cani selvatici. In altri casi erano lunghi giorni di pioggia tropicale a tenere Wallace bloccato nei suoi rifugi, impedendogli di proseguire con le sue esplorazioni. Nel gennaio 1858 Wallace arrivò ad Halmahera, deciso a concentrarsi sull'origine della meravigliosa diversità che aveva osservato durante il suo viaggio. Non aveva più grandi difficoltà economiche, ma arrivò la malaria a complicare le sue ricerche. Rimase bloccato per settimane per colpa di febbre e dolori. Ripensò a Malthus, ma anche a Vestigia della storia naturale della creazione, che anche lui conosceva bene. E alla fine arrivò l'illuminazione, l'idea che finalmente spiegava il meccanismo alla base dell'evoluzione. Il mondo offre risorse limitate. Per accaparrarsele, gli organismi viventi sono in costante competizione tra loro. Chi riesce a sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'ambiente sopravvive. Gli altri muoiono. E chi sopravvive trasmette le proprie caratteristiche ai suoi figli, che gli somigliano. In questo modo, i vincitori di questa competizione, i più adatti a sopravvivere, vengono selezionati. È questo il motore dell'evoluzione, la selezione naturale. L'idea era eccellente, ma Wallace, prima di presentarla al grande pubblico, pensò di confrontarsi con altri scienziati. E così scrisse allo scienziato che sapeva essere, più di ogni altro, interessato nell'evoluzione, Charles Darwin. E così, nel 1858, una lettera partì dall'isola di Ternate alla volta dell'Inghilterra, con al suo interno un breve saggio di poche pagine che riassumeva alla perfezione quanto Darwin aveva teorizzato in circa 20 anni di lavoro. Wallace chiedeva un parere del suo illustre collega e anche se potesse inoltrare il suo lavoro a Charles Lyell. Darwin, ricevendo la lettera, temette di essere battuto sul tempo. E così, consigliato dallo stesso Lyell e dal botanico Joseph Dalton Hooker, lo scienziato decise di rendere nota la sua teoria, congiuntamente con il lavoro di Wallace, ma in modo che si capisse bene che a quelle conclusioni era arrivato ben prima del suo collega. Il 1 luglio 1858, alla Linnean Society di Londra, Charles Lyell e Joseph Hooker presentarono un estratto di un saggio inedito di Darwin del 1844 e una copia di una sua lettera al botanico americano Asa Gray, datata 1857, oltre alla lettera di Wallace.
In questo modo, la teoria dell'evoluzione per selezione naturale venne presentata al mondo, facendo capire molto chiaramente come Darwin fosse stato il primo a teorizzarla. Wallace era ancora impegnato nelle sue ricerche nell'arcipelago malese. Seppe di questa presentazione molto dopo, ma quando lo scoprì fu tutt'altro che contrariato. Per una volta i più prestigiosi salotti scientifici del suo tempo si erano interessati al suo lavoro. Era onorato. Nel frattempo, Darwin si dedicò alla scrittura de L'origine delle specie, destinato a diventare uno dei testi più letti e celebrati della storia della scienza. Sarebbe uscito l'anno successivo e lo stesso Wallace avrebbe dimostrato tutta la sua ammirazione per Darwin e per il suo lavoro. In seguito, i due sarebbero diventati ottimi amici. Wallace rientrò in Inghilterra nel 1862, ma la sua vita, anche lontano dai rischi della giungla, fu tutt'altro che tranquilla. Tenne numerose conferenze, sia per raccontare le sue scoperte, sia per difendere la teoria dell'evoluzione. Si fidanzò, ma si fece ben presto lasciare dalla promessa sposa. Poi si fidanzò con un'altra ragazza, Annie Mitten, con cui si sposò e mise al mondo 3 figli. Nonostante il prestigio accademico finalmente raggiunto e il successo del suo libro L'arcipelago malese, in cui raccontava il suo viaggio nelle terre asiatiche, le difficoltà economiche non lo abbandonarono mai. Fu proprio Darwin ad aiutarlo. Lo assunse come correttore di bozze e nel 1881 riuscì a fargli ottenere una pensione di 200 sterline per i suoi meriti scientifici. Negli anni Wallace scrisse tantissimo e non soltanto di natura. Produsse saggi sulla società, sulla nazionalizzazione delle terre coltivate, sullo spiritismo, sul voto alle donne, sui vaccini, sulla vita su altri pianeti. Sopravvisse a gran parte dei colleghi e amici con cui aveva collaborato negli anni e morì a 90 anni nel 1913 a Broadstone, nel Dorset, quando era ormai uno degli scienziati della natura più celebri e apprezzati al mondo. Nella sua carriera Wallace aveva, tra le altre cose, scoperto e descritto migliaia di nuove specie, comprese 212 specie di uccelli, e, considerando che oggi ne conosciamo circa 10.000, questo significa che aveva identificato circa il 2% di tutte le specie di uccello oggi note. Come se non bastasse, aveva posto le basi per la nuova scienza della biogeografia e aveva descritto la natura di terre mai visitate da viaggiatori europei. Il tutto senza dimenticare che aveva teorizzato, indipendentemente da Darwin, il meccanismo alla base della comparsa di nuove specie. Negli anni però la sua notorietà diminuì costantemente e la teoria dell'evoluzione per selezione naturale venne sempre più frequentemente associata al solo Darwin, fino a una sua riscoperta in tempi recenti. Hello. Hi. Hi George, nice to meet you. Nice to meet you. Can you hear me? I hear you very well. First of all, thanks for your time. It's good to see you. And I know you made a voyage these days in Southeast Asia. Yes, I go there about twice a year and lecture on small cruises about Alfred Russel Wallace. Mm-hmm. We sort of follow in the footsteps of Wallace. And yeah, it's great. So I've been to Indonesia numerous times now, across basically the whole of Indonesia. So that actually raises money for my Wallace Correspondence Project. So SeaTrek, the organization I work with, gives a generous donation for me, for my time to do this. This is great. So you made a lot of things regarding Alfred Russel Wallace. I'm a big fan of your work. And thank you. I'm not joking, because here I have this book with, I know, there's a first part written by you, and here in my personal studio, I don't know if I can show you, there is a poster right there. I don't know if you see yes. From about Alfred Russel Wallace and Charles Darwin and their voyages, because I like to talk about voyages and great explorers. So let's come to the interview. You wrote a lot of material about Alfred Russel Wallace, including the introduction to his most famous book, this one. I have the Italian version, but anyway, the Malay Archipelago. And you're also the founder
of the Wallace Correspondence Project and the founder of the Wallace Memorial Fund. Can you shortly describe the origin and mission of these projects? And first of all, how did you get interested in Alfred Russel Wallace? Well, I'll try and condense the story. It started when I was doing my PhD at London's Natural History Museum on the evolution of mimicry in South American butterflies. And I started to get interested in the theories that have been proposed to explain animal coloration, and realized quite rapidly that most of them were actually proposed by Wallace. And I hadn't really, heard much about Wallace. I was never taught about him during my zoology degree, or, it was always Darwin, Darwin, Darwin. And I realized that, he was co-discoverer of evolution by natural selection, and started to read up more about him. And one of the things I read was a book by Marchant about Wallace's life. And at the end of the book, it says he was buried in a Broadstone, near to where his house was, etc. And in 1998, I happened to be going down to that area on a camping trip, the first trip that my wife and I, my wife-to-be and I went on. And I convinced her to go to the graveyard and try and find Wallace's grave. So not exactly very romantic for the first trip out together, but anyway, so we spent ages going around the graveyard looking for the grave and couldn't find it. And then we happened to walk behind some very big conifer trees. And there it was, sort of embedded in the branches of one of these huge trees. And it's a very unusual monument with a block of limestone as the base, and then a 7-foot tall, pretty phallic looking fossil tree sticking out the top. And you couldn't even see the nameplate that said Wallace was buried there, because it was actually in the branch of the tree, and the whole thing was being tipped over by the tree roots. So I thought, this is a bit shocking. One of the most important scientists in history, his grave is pretty neglected. And so I did some research and found out that actually his 2 grandsons were still alive, and that they owned the lease of the grave, which I discovered only had 14 years left to run before they could remove the monument and bury someone else there. So anyway, I contacted his grandsons, particularly Richard Wallace, who sadly passed away now. And together we decided to set up the Wallace Memorial Fund to raise money to restore the grave and basically extend the lease by 100 years so the monument wouldn't be removed. And in the course of, that, I went to visit him several times and discovered he had this huge collection of Wallace documents. Wallace's, all the books that Wallace wrote with his personal annotations, lots of early letters, and even part of Wallace's private insect collection. And I asked him, has he ever considered donating or selling them to an institution? And he said, yes, years ago they approached Cambridge University Library and asked whether they would be interested in buying the letters, etc. And they said no, because they were focusing on Darwin, because that's where the Darwin Correspondence Project was. So anyway, I went back to the Natural History Museum, and to cut a long story short, I convinced the library to raise the money to buy all this material. And it went to the museum, was put in the rare books room, which is a restricted place where only the librarians can go. All the material was basically locked away, and although it was catalogued, you couldn't just go and browse it. You had to make a request. I want to see this letter from Bates to Wallace, and then the librarians would bring it down. You'd look at that and then have to request another letter. So I decided that it would be great to digitize all of the letters and put them online. And that then sort of escalated, and I decided, well, if I was going to do that, I might as well do all of the letters in existence. The second biggest collection is actually the British Library. There's letters scattered
across about 200 organizations, institutions, libraries, archives around the world. So anyway, that's how the Wallace Correspondence Project was born. And I got a grant and employed a archivist full time. And together we tracked down all the letters, got scans of them, and then had an army of volunteers, over 100 volunteers actually transcribing them. So they're all transcribed now, and they're online in a database called Epsilon, which the Cambridge University Library maintains. And it contains all known letters to and from Wallace, and it's an amazing resource. No one in history has actually read all the letters. I've only read about 20% of them, and most other Wallace researchers have only read a small fraction of them. And I've already discovered some major new things in the letters. And as I say, I haven't even gone through them all because I've just been too busy organizing the project. But what really needs to happen now is that all the rough transcripts, which are full of spelling errors and other things, because the handwriting of these people is very difficult to read often. We need to spend a lot of time checking the transcripts, correcting them, and annotating them. So, which is what scholars expect. So, if it says, I went to see Mr. Smith today, you have to do research, find out who Mr. Smith was, put an end note saying Mr. Smith was the famous botanist, born, died, etc., etc. So that just helps readers actually understand what the letters are about. But it's all very, very time consuming and difficult work, and it will take, I've estimated it will take about 14 years for 2 people full time to do all that work. But at the very least, I'd like to publish all the early letters from his childhood, going up to about a year after he returned from the Malay archipelago. But we'll need about 2 years of money for 2 people to do that. And I'd like to get them published because I have a mistrust of having important documents in electronic form. I've had bad experiences in the past where a project has been left to IT people to manage after the work's been completed, and then it's basically been damaged. The database been damaged because they don't understand, the nature of it. So anyway, it would be great to actually publish all the letters like the Darwin Correspondence Project has done. It's taken them 50 years. They've just finished their project at the end of last year, and they published about 30 volumes of Darwin's correspondence. And we estimate that Wallace's letters will take about 10 volumes of the same size, about 600 pages each. So yeah, there's a lot of work still to do. And along the way, I've been doing research on Wallace. I started off doing research into the exact circumstances surrounding the letter that he sent from Ternate Island in Indonesia to Darwin, and what actually happened, and discovered that the usual story about all of that is incorrect in virtually all biographies of Darwin and historical books. And it was a much more complicated story than people realize, and that Darwin researchers just dismiss the whole episode very quickly because they don't want to get into the fact that Wallace actually was the co-discoverer of evolution by natural selection. They just basically say, well, Wallace sent this letter to Darwin, which contained a very similar theory, and that inspired Darwin to write his book Origin of Species, which basically became a wonderful bestseller and convinced the world about evolution by natural selection. And that's the last that's said about Wallace, but there's a lot more to it than that. In fact, I firmly believe that Wallace originated the modern theory of adaptive evolutionary change. So when people say, oh, Darwin's theory, that's actually incorrect. It's actually Wallace's theory, because Darwin's theory of adaptive evolutionary change included a component of Lamarckian evolution.
which he believed in till his death, whereas Wallace rejected that false idea right from the beginning in his 1858 paper that was published jointly with Darwin. So the modern theory of adaptive evolutionary change is natural selection, pure and simple, no Lamarckism in it. And that's Wallace's theory, not Darwin's. So, but apart from that, I realized over the years how many other major ideas that are foundations of modern evolutionary biology are actually Wallace's ideas and not Darwin's or other people's ideas. They usually get misattributed. So even supposedly Darwin's theory of sexual selection is actually, most people these days believe in Wallace's version of sexual selection, which is all to do with natural selection and basically good genes argument, as we would say today, that females are choosing males because they choose the fittest males, and the bright coloration, etc., indicates fitness in various ways. Whereas Darwin believed that sexual selection was mediated by females just choosing the most beautiful males. But Wallace could never accept that because he thought, well, how could a butterfly with a tiny little brain have a concept of beauty? He just couldn't believe it. So any theory of sexual selection has to encompass butterflies, beetles, birds, and everything else. Otherwise, it's not a very satisfactory theory. And Wallace basically came up with a much more plausible idea, which is now called Darwin's theory of sexual selection. So basically, myself and Jim Costa in America have been going through Wallace's writings, and because we're both evolutionary biologists and understand these sort of concepts, we're uncovering huge numbers of ideas that Wallace actually was the first to propose and are now famous ideas in evolutionary biology, but have been misattributed to other people. I mean, just for instance, the famous handicap principle of Zahavi, Wallace actually proposed that. Zahavi came up with it, about 30 or so years ago. He kind of rediscovered it, but people now believe that it's Zahavi's. And even the biological species concept that Ernst Mayr supposedly proposed was actually first proposed by Wallace in his very important paper on Malay Papilionidae in about 1869. So the problem, I think, is that not so many biologists who are knowledgeable about evolutionary biology and theories that the subject is based on have ever delved into the history behind these ideas. And when they write papers about sexual selection or whatever, they just cite the latest papers on the subject. They don't go back to find out where these ideas have actually come from in the first place. So the whole subject, the history of the whole subject has become distorted and is basically incorrect, and it needs to be seriously revised. And I'm thankful that there are a few people who are now doing that, including especially Jim Costa. He's just brought out a new biography of Wallace called Radical by Nature, published by Princeton University Press. And it's the first biography that's really delved into Wallace's scientific ideas, because all the other biographies have just been about Wallace's life and Wallace, events in Wallace's life, touching on natural selection, etc., but not actually going into anything else. And that's the problem with Darwin biographies. They all focus on, sort of natural selection. They tend to exclude Wallace. And generations of biologists have, read these biographies and have a complete misconception about the actual historical events, not only the historical events that led up to the joint publication with Darwin and the importance of that publication, but then all the subsequent work that Darwin and Wallace did, and how Wallace made such major contributions to evolutionary thought during his life and was often more correct than Darwin. So
yeah, it's a sort of a bizarrely, a field that is just really opening up now, and a lot more people hopefully will start seriously examining Wallace's writings. He's both unpublished and published, and there's enough material, interesting stuff in Wallace's letters to do several PhD theses. I know that it's there, like charting the development of his theory of reinforcement, which was his a speciation mechanism that he proposed. There's a ton of information about how he sent this idea to Darwin. Darwin didn't understand it, got his son to try and understand it, and Darwin never understood it. Wallace then sat on it for decades before publishing it, and it's a very, very important idea. Darwin never proposed a mechanism to explain how speciation worked, but this Wallace's idea was such a mechanism. But a lot of work is needed just on that to understand, the ideas and their history. Wallace was a polyhedric figure. I discovered that he was interested in so many different topics outside the natural sciences, which surprised me, because he was interested in social sciences and politics, but also about spiritism, life on other planets. He wrote a lot of things in a lot of different topics. What do you think about this polyhedric aspect of his character? Yeah, well, he wrote about 22 books on a very wide range of subjects, and over 1,000 articles, both popular and scientific. And as you say, he was interested in a very wide range of things, not only biology. He sort of focused on biology up until his 40s. After he came back from the Malay archipelago, he described a lot of species, wrote various books like Geographical Distribution of Animals and Island Life, and of course his famous travelogue, The Malay Archipelago. But then he started to get interested in spiritualism and started to write more and more about social issues. But he still kept up his work on scientific work, and did so until his death, actually, in 1913. And he became actually the staunchest defender of natural selection after Darwin's death. It was only him and Weismann who were really still flying the flag for natural selection, because most other scientists by that time started to have doubts about natural selection. Although Wallace and Darwin had convinced them that evolution was actually a reality, they quibbled about the mechanism, and I think they wanted to make their mark and make their further their careers by thinking of other often totally absurd theories. So it was only sometime after Wallace's death in the 1930s that natural selection became accepted as the driving force of adaptive evolutionary change, and it was coupled with the modern genetics. And by that time, people had just forgotten about Wallace's work and attributed everything to Darwin. They saw Origin of Species and thought that was the origin of everything, all these ideas, but in reality, it wasn't. But yeah, it's going to be very, very difficult to now correct the historical record, because it's so entrenched. Everyone knows Darwin and Darwin's theory. So there we go. But getting back to your question, yes, he did a huge amount of work on all kinds of other things outside science, but that's not an area that I've ever been very interested in. I'm just really interested in his scientific contributions, and that's kept me busy enough and will for the rest of my life. I think there's just so much to discover, and I'm discovering new things, all the time, as is Jim Costa. In fact, I was just reading an excellent chapter that Jim Costa wrote for this book
Wallace Companion, which was published in about 3 years ago, and I haven't had time to read this book. And just last night, I was reading his chapter on Wallace's evolutionary ideas and discovered that several ideas that I thought were that had been proposed by other evolutionary biologists were actually originated in Wallace's work. So yeah, he's doing a very good job independently of me in trying to understand what actually Wallace did and said and how these ideas have stood the test of time. But other people like Charles Smith, who's a famous Wallace expert, he's tended to focus on the more social and spiritualist side of things. But yeah, that sort of doesn't really interest me because I'm an evolutionary biologist. So. Okay, so what do you think we can do to pay a proper tribute to Alfred Russel Wallace now, 200 years after his birth? What we could do to make him best known and known in the proper way? Well, it's going to be difficult because, as I said, Darwin is so entrenched in people's minds as being the originator of everything. But the only way to do it is to start publishing well-researched scholarly papers and books, giving referenced information that documents Wallace's work and compares it with Darwin's, etc., so that scholars begin to take notice and realize that Wallace made massive contributions to evolutionary biology and science in general, and in some cases, in actually many cases, was more correct than Darwin, and that our modern theories that we still regard as current and we still accept them are actually Wallace's ideas, not Darwin's. But this is going to be a long, slow process, and it's I'm just hoping that when people start, reading things like Jim Costa's books, etc., it will get them interested into doing their own research, and gradually, gradually it will become apparent to scholars. Because unfortunately, a lot of scholars aren't, well, most scholars that write biographies of Darwin, etc., are historians who have no background in science. They don't understand the scientific ideas and theories because, after all, they haven't had the training. So if they come across, something about, I know, males having, a handicap like the peacock's tail or whatever, they wouldn't know about Zahavi and his theories that are, the same. And they only really seem to be interested in, natural selection, the idea of natural selection, not exploring all these other ideas which together provided the foundation of the whole subject of evolutionary biology and evolutionary biogeography, etc. But, until scholars have started to seriously re-examine these ideas and their history, things aren't going to change. I mean, it will eventually trickle down into the more popular books, but only when there's a big body of scholarly knowledge that says, well, actually, it was really Wallace's theory, not Darwin's, and you've all got it wrong, and you better start sort of reading what the latest research has shown. So, yeah. Okay. That's a good starting point. So thank you very much for being here, for your time, and I hope to get to London soon to get this book signed by you. Oh, thank you. It might devalue the book if I signed it. I don't think so. Thank you very much, and thanks for your time. When the video is out, I will let you know. This interview will stay in English with the Italian subtitles.
And thank you again. Well, thank you, and good luck with all the events in Italy. It's great to see that Italy is doing so much. Hope we do our best. Thank you very much. Excellent. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Che cosa ci può insegnare la singolare vita di Alfred Russel Wallace? Che la tenacia e la dedizione ripagano, questo è certo. Ma queste sono osservazioni che sono valide per tantissimi grandi scienziati della storia. Quello che personalmente trovo straordinario nelle sue vicende è come, nonostante difficoltà di ogni genere, e pur essendo stato ignorato per lungo tempo, si sia sempre comportato con assoluta correttezza nei confronti dei suoi colleghi. Se andiamo a leggere le sue lettere, i suoi saggi, sembra che per lui non fossero così importanti la fama e la gloria. Il suo primo obiettivo era che la conoscenza si diffondesse, che le scoperte scientifiche venissero divulgate il più possibile, che, in una parola, la scienza progredisse, anche a discapito del riconoscimento personale. E questo è un aspetto che dovremmo tenere a mente ancora oggi, a più di un secolo e mezzo dalla presentazione della teoria che ha per sempre cambiato il nostro modo di vedere il mondo naturale.